Amici di Moto.it, chi l'ha detto che d'inverno non si può andare in moto? Si può se avete l'equipaggiamento giusto, ma soprattutto la moto giusta. Una moto fatta per fare macinare chilometri al proprietario senza il minima scomodità, senza sentire il freddo e sentendosi anzi coccolati e comodissimi per fare coprire qualunque distanza, con qualunque tempo, in qualunque condizione meteo. Stiamo parlando della BMW R1250 RT, la turistica per antonomasia, la turistica per eccellenza, la moto che ha creato la fama di BMW come moto da turisti, forse un po' appannata negli ultimi tempi dalle rivali come la GS, dalle crossover, dalle Max Enduro, che hanno rubato la scena un po' a queste super turismo specialistiche. Queste moto comunque hanno ancora molto senso, soprattutto per chi come me è tanto corto di gamba e soprattutto legato a delle dinamiche un pochino più stradali e lontane da quelle che sono le altezze, gli ingombri e le dinamiche di guida delle enduro. Andiamo a vedere come è fatta nel dettaglio la nuova 1250 RT prima di portarvi con noi come al solito per farvi vedere dinamicamente come si comporta. Andiamo. Allora, iniziamo col dircelo. Non è cambiata tantissimo rispetto alla versione precedente, è cambiata molto in quello che è il motore. Allora, come potete vedere rimane ovviamente la configurazione boxer, ma quello che troviamo nella nuova 1250 è il bellissimo bicilindrico parallelo, appunto da 1250 e spiccioli centimetri cubi, con tecnologia ShiftCam BMW. ShiftCam che indica la distribuzione a fasatura variabile, perché il lato aspirazione di questo meraviglioso bicilindrico è gestito elettronicamente dalla moto, che cambia la fasatura di aspirazione sia nell'alzata che nella durata e nella fasatura, quindi tra l'altro con un profilo asimmetrico delle due valvole di aspirazione, unendo il meglio dei due mondi, quindi una fasatura particolarmente dolce ai bassi regimi che favorisce la coppia e un'altra che naturalmente aumenta nell'alzata e porta a un diagramma di distribuzione più spinto quando si parla degli alti regimi. Poi dopo nella guida su strada come queste due esigenze apparentemente inconciliabili vengono invece a essere soddisfatte. Tutto il resto rimane sostanzialmente molto vicino a quello della versione precedente. Troviamo naturalmente il motore utilizzato come parte stressata, le sospensioni che rimangono con lo schema a telelever, che ormai è rimasto soltanto, vedete qui il monoammortizzatore e la bielletta rotaziona, che è rimasto, dicevamo, soltanto su RT e GS, parlando della famiglia boxer. Naturalmente qui però viene implementato nella sua configurazione più pregiata, perché come spesso fa BMW ci offre delle moto in configurazione full optional e quindi abbiamo le sospensioni attive sia precarico che nella gestione dell'idraulica, la Smart ESA di nuovissima generazione. Tanto frenante marcato BMW, naturalmente dotato di ABS, e tra l'altro ci piace farvi notare, sempre parlando del nostro meraviglioso esemplare, il fatto che si tratti di un Option 719, ovvero dotato di un pacchetto di personalizzazione estetica che lo rende ancora più raffinato e pregiato. Quello che vediamo è in questo caso la verniciatura con filetti molto belli, molto classici, che si adattano molto bene a nostro modo di vedere all'estetica della RT, e la meravigliosa, diciamo quasi lussuosa per non dire lussuriosa, sella in pelle. Dicevamo, si tratta di un esemplare full optional, quindi andiamo a farvi vedere spettacolare, sibaritico il posto di guida. Naturalmente è presente un controllo keyless, all'avviamento il cruscotto, come ormai siamo abituati, ci saluta e ci permette ci racconta veramente una pletora di informazioni. Tachimetro, un contagiri, bellissimo cruscotto TFT, da notare che però non è quello più pregiato, quello più recente utilizzato su GS e su altre della famiglia R, ovvero quello con funzionalità BMW Connected di serie, ma un TFT molto bello, ma senza la possibilità appunto di collegarsi all'app del cellulare. Troviamo naturalmente indicatore temperatura del motore, indicatore del livello della benzina, qui vediamo Road, che è la mappatura dell'acceleratore, ride by wire, Road Dynamic Rain, anche qui appunto siamo con una moto allestita full optional e quindi è presente la modalità di guida dynamic,
che si porta dietro il controllo di trazione Dynamic, più sofisticato, il DTC rispetto a quel controllo di stabilità, l'ASC che troviamo di serie. Troviamo naturalmente anche, come dicevamo prima, le sospensioni del Dynamic ESA, troviamo la taratura, tutte le informazioni possibili qui sul cruscotto, i 2 trip con la possibilità di gestirne uno in automatico quando si parte e quando si arriva, la manopole e sella riscaldati, e vi assicuriamo che con il freddo che fa in questo dicembre è una vera benedizione. Dopodiché le impostazioni del comparto audio utente e vabbè, qui viene tradotto vettura, parliamo di moto. Qui troviamo appunto i comandi del sistema audio collegabile al sistema Bluetooth del cambio. I blocchetti sono affollatissimi, come potete ben vedere, per controllare tutte le funzioni che vengono offerte dalla BMW. E di fianco troviamo naturalmente tutte le altre informazioni, fra cui appunto quella della taratura delle sospensioni, il voltaggio della batteria, il fatto che sono accese le manopole riscaldate e la sella. E notiamo qua di fianco alla porta inserito, adesso rimettiamo la folle giusto per, troviamo l'icona del Hill Start Assist, ovvero l'assistenza alla partenza in salita, cosa molto comoda perché l'RT non è esattamente una piuma, come vedremo dopo durante la guida. Si guida molto bene perché il baricentro basso aiuta, come storicamente viene sui bicilindrici BMW, ma naturalmente insomma il peso è comunque rilevante. Notiamo appunto, qui lo vedete acceso perché abbiamo acceso il quadro, uno dei 2 faretti optional presenti nel nostro allestimento che migliorano la visibilità assieme naturalmente al gruppo ottico principale, che è ancora alogeno, non a LED. Troviamo naturalmente il bellissimo e comodissimo parabrezza regolabile elettricamente in altezza, che causa qualche piccolo vortice dietro la schiena del pilota alle alte velocità, ma questo lo vedremo dopo. Troviamo tutti i comandi dei faretti già citati e troviamo la chiusura centralizzata per le 2 valigie. In questo caso le abbiamo chiuse, come potete vedere. Riaprendole troviamo appunto la possibilità di gestire a livello centrale l'apertura delle valigie, cosa molto comoda. A questo punto io direi che ve l'abbiamo fatta vedere con dovizia di particolari e è venuto il momento di salire in sella, andare a guidare un pochino nonostante questa temperatura abbastanza fresca e a raccontarvi per bene come va a livello dinamico. Andiamo! Benissimo, eccoci in sella. Allora, il protagonista, ve l'abbiamo già detto, ma il protagonista è il nuovo motore Shift Cam, è bellissimo a tutti i regimi. Non riusciamo nemmeno a spiegarvi quanto va provato, c'è una gran spinta in alto, una bella coppia sotto e soprattutto non ci sono quegli scalini o quelle sorte di entrate in coppia a cui siamo un po' abituati su quei sistemi di fasatura variabile che abbiamo già provato. E così adesso il motore boxer BMW è diventato veramente praticamente perfetto, un super boxer, tanto che sapete che BMW usa sempre lo stesso motore per la piattaforma boxer, ormai sono diventati tutti uguali, tanto che addirittura con la modalità Dynamic che abbiamo qui a disposizione è fine esagerato per una moto come la RT, però diventa davvero gustosissimo da guidare e spinge. Guardate qua, sentite che bel rumore tra l'altro che ha il nuovo boxer BMW. La ciclistica è quella che conosciamo già, è quella del modello precedente, anche se con la variazione delle nuove sospensioni completamente attive. Allora, c'è il telelever davanti, è vero, e taglia un pochino il feeling e tra l'altro probabilmente è lui che genera un pochino di sovrasterzo. Quando si guida non con convinzione, cioè diciamo un po' in punta di forchetta, si fa un po' sentire, tende un po' ad allargare la traiettoria, però una volta che ci si fa l'abitudine sia all'avantreno sia in generale alla distribuzione dei pesi, ecco, chiamiamolo così, e alla soluzione, si riesce a tenere un ritmo che sorprende per una moto così turistica, perché il boxer è messo tutto sotto e quindi rende la moto molto agile. Adesso non vi aspettate un GS meno agile del GS, in compenso però scusate è un pochino più stabile. Le sospensioni attive, dicevamo, sono praticamente perfette per una moto come l'RT. Potete aggiungere caricare il passeggero, caricare i bagagli e tutto quanto e non c'è bisogno di fare niente, fa tutto lei da sola. E oltretutto
perfettamente in tono con il carattere dell'RT, non c'è quella taratura troppo rigida in dinamica che avevamo trovato su altri modelli. In compenso invece, se la si tiene su road, diciamo che dietro su degli avvallamenti, quando li si prende in rapida successione, magari può scapparci qualche leggero ondeggiamento, però niente di che. I freni sono ottimi, potenti, belli modulabili, anche se come vedete qui ci sono, è dicembre, nel momento in cui la proviamo le strade sono bagnate e abbastanza fredde, quindi ecco, diciamo che si sente, viene molto utile il controllo di trazione DTC, anche che tra l'altro ha un intervento praticamente inavvertibile. E si sente invece molto, se siete abituati ai BMW Boxer, la frenata con il Dynamic Brake Control, non si hanno più quelle reazioni un po' inconsulte, brusche del cardano in scalata e in frenata, e l'assetto rimane sempre quello, bello composto e scorrevole. Ok, adesso come vedete stiamo entrando in autostrada e insomma il frangente, diciamocelo, è quello meno gradito per le moto. Però questa RT è una delle poche moto che fa venire veramente voglia di fare della strada, anche qui in autostrada. Il cruise control che c'è da tantissimo tempo, cioè perlomeno dal modello 2010 che ricordiamo noi, funziona molto bene e consente di rilassarsi e di giocare anche un pochino con tutti i gadget che ti fornisce la RT. La protezione, per me che sono alto circa 1,72 m, se la si mette col parabrezza alto è assoluta. Ci si può andare a dicembre con le temperature che ci sono adesso e non si sente il minimo freddo. C'è naturalmente, se si tiene il parabrezza alto, qualche vortice che spinge sulla schiena, cioè il pilota tende ad andare un pochino avanti, c'è un ricircolo d'aria che crea questo effetto abbastanza curioso. L'altro lato negativo è che poi dopo però i consumi si sentono, perché fino adesso abbiamo registrato circa 5,5 litri per 100 km. Se si tiene il parabrezza alto e si va a velocità di crocea attorno al limite di velocità autostradale o anche un pochino più su, i consumi schizzano in alto. D'altra parte si capisce molto bene il freno aerodinamico che effettua il parabrezza, perché appena se staccate il cruise agendo sul freno o se chiudete il gas vi accorgete che la moto praticamente si pianta davanti, come avere un muro davanti al pilota. Dicevamo si usa benissimo anche d'inverno, perché selle riscaldate, manopole riscaldate hanno una regolazione perfetta, che abbiamo fatto vedere prima sul cruscotto, quindi sembrerà impossibile, ma viene addirittura voglia certe volte di abbassare il riscaldamento sulle manopole e sulla sella. I comandi si fa l'abitudine, sono razionali, però serve un pochino di abitudine. Diciamo che non ci sono troppi pulsanti per gestire le funzionalità, quindi bisogna scorrere un pochino nei menu per raggiungere tutto quanto. Soprattutto ecco, magari ci sarebbe piaciuto qualcosa per cambiare il dato visualizzato. Qua bisogna entrare dentro il menu e scegliere se si vuole la temperatura esterna, il chilometraggio, il voltaggio batteria o la pressione gomme, insomma. E diciamo che il multicontroller, che è un'idea molto intelligente, forse volendo perde un pochino di senso senza il navigatore, si potrebbe fare senza navigatore. Si avvicina il momento di restituire la nostra RT e lo diciamo con molto rammarico, perché soprattutto in questo periodo dell'anno è una moto che ci vorrebbe sempre avere in garage se non l'ha provata. E un paio di difettini piccoli ve li abbiamo già citati. L'altro che è impossibile non citare è il prezzo, perché la RT parte da 19.950 euro nella, chiamiamola così, versione base, anche se viene da ridere a parlare di una versione base per una moto del genere che ha praticamente già tutto di serie. Però come l'abbiamo provata noi, si sforano anche se di poco i 25.000 euro, e quindi non è possibile non parlare del prezzo come un difetto. È vero, costa carissima, d'altra parte però lo diciamo, è il riferimento assoluto del segmento. C'è qualche cosa di ancora più lussuoso, però allo stesso tempo non è così dinamica, e c'è un motivo. Se l'RT da chissà quanti anni è considerata il riferimento nel settore turistico. Se non amate particolarmente le Max Enduro, se non siete altissimi come me, se vi piace una moto un po' più tradizionale, o magari semplicemente non volete confondervi fra tutti quelli che, per l'amor di Dio, facendo benissimo, si sono comprati un GS o comunque un'altra delle Max Enduro, l'RT è una scelta veramente meravigliosa. Ha una classe, un'eleganza, un'efficacia dinamica e una comodità che le altre si possono solo sognare. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima prova. Ciao!